Partiamo subito dalle vongole. Le ho messe in una ciotola con abbondante acqua e poi aggiungo il sale ricreando l'acqua marina. Le lascio spurgare un paio d'ore cambiando l'acqua di tanto in tanto. E ma passiamo alla pulizia delle cozze. La prima cosa da fare è strappare il bisso, cioè questa parte pelosa. Poi bisogna grattare via tutti i cirripedi, cioè queste parti calcaree in superficie. Ho già scolato le vongole e adesso le sbatto una a una sul tagliere per assicurarmi che non ci sia la sabbia all'interno. Se la trovi, scartale. In una padella con l'olio caldo verso l'aglio e poi insieme cozze e vongole. Copro con il coperchio e le lascio dischiudere per circa 4-5 minuti, agitando di tanto in tanto il tegame. Eccole pronte, andiamo a scolarle. E a sgusciarle. E qualcuno la tenga intera per la decorazione del piatto. E ora ci occupiamo del polpo. Taglio a tocchetti il sedano, poi le carote e andiamo ai fornelli. Li tuffo in una pentola piena d'acqua fredda e aggiungo un po' di prezzemolo, pepe in grani e in ultimo le foglie di alloro e porto l'acqua a bollore. Ora immergo i tentacoli del polpo per qualche volta nell'acqua bollente, così si arricciano. Poi copro con il coperchio e lascio cuocere a temperatura media per circa 35 minuti. Polpo cotto, andiamo a pulirlo. Svuoto la testa, taglio gli occhi, in ultimo rimuovo il becco. Ora posso tagliarlo, ricavando dei pezzetti di un paio di centimetri. Lo metto giù in una ciotola. Ora ci occupiamo della pulizia dei gamberi. Stacco la testa, elimino il carapace, le zampette e infine l'intestino. E passiamo alla pulizia dei calamari. Stacco la testa, l'osso e poi la pelle. Li sciacquo sott'acqua corrente e poi posso tagliarli. Nell'acqua di cottura del polpo che ho filtrato vado a cuocere i calamari. Li lascio sbollentare per circa 4-5 minuti e poi passo ai gamberi. Cuoceranno in circa 30 secondi. È il momento di scolare. Lo faccio direttamente nella ciotola del polpo. E mo lascio intiepidire il tutto. Unisco anche le cozze e le vongole. E adesso che è veramente tutto pronto, non ci resta che preparare il condimento. Verso l'olio in una ciotola, il succo di limone, il prezzemolo tritato e poi una grattata di sale e di pepe. Emulsiono bene con una forchetta e verso sull'insalata di mare. Una bella mescolata ed è pronta! Il mio momento preferito, l'assaggio speciale.